Cos'è il Fondo Sovrano Norvegese e cosa ci insegna? Capitolo 1. Introduzione. Il tesoro del Nord. C'è una domanda che mi sono sempre fatto. Perché alcuni paesi diventano ricchi e altri no? Non parlo di ricchi nel senso di Ferrari e grattacieli. Parlo di ricchi nel senso di sicurezza, di stabilità. Quel tipo di ricchezza che non trema quando arriva una crisi. E la Norvegia è il miglior esempio. Un paese piccolo, freddo, che fino a pochi decenni fa era quasi povero. Poi, un giorno, scoprono il petrolio. E qui, di solito, la storia finisce male. Perché il petrolio non è solo oro nero, è anche maledizione. L'abbiamo visto in tanti paesi. Soldi facili, governi corrotti, ricchezza che evapora in pochi anni. La Norvegia no. La Norvegia ha deciso di fare una cosa diversa. Non spendere tutto, non ubriacarsi di ricchezza veloce, ma costruire un fondo gigantesco, un fondo che oggi è il più grande fondo sovrano del mondo. E la cosa che colpisce non è solo quanto è grande, è come lo hanno fatto, con disciplina, con visione, con la capacità di dire: questi soldi non sono nostri, sono anche dei nostri figli e dei figli dei nostri figli. E allora la domanda diventa: cosa possiamo imparare noi, persone comuni, dalla storia del Fondo Sovrano Norvegese? Perché sì, è un tema geopolitico, è economia, è macro, ma la verità è che le lezioni che ci lascia sono personali, sono lezioni di vita, sono lezioni che possiamo applicare già domani al nostro modo di gestire i soldi. Ecco perché voglio raccontarti questa storia, perché non è solo storia della Norvegia, è anche la nostra. Capitolo 2. La scoperta del petrolio. Immagina la Norvegia negli anni 60. Un paese di pescatori, di mare gelido, di montagne silenziose. Un paese che viveva bene, sì, ma non era certo un simbolo di ricchezza. Anzi, era visto come periferia d'Europa. Poi, boom! Arriva la notizia. Sotto il mare, nel mare del nord, ci sono giacimenti enormi di petrolio. Una ricchezza immensa, una manna dal cielo, ma anche un pericolo, perché la storia la conoscevano bene. Il petrolio arricchisce in fretta, ma in fretta ti può anche distruggere. Si chiama maledizione delle risorse. L'abbiamo vista in tanti paesi. Improvvisamente arrivano i soldi e invece di costruire, bruciano. Infrastrutture inutili, sprechi, corruzione. E alla fine rimane solo sabbia. La Norvegia sapeva che poteva fare quella fine e allora si sono posti una domanda che sembra banale, ma non lo è. Che cosa ne facciamo di questa ricchezza? Ed è qui che nasce la differenza, perché molti avrebbero detto: spendiamo. Strade nuove, stipendi più alti, bonus per tutti. La Norvegia invece disse no. Fermiamoci. Non spendiamo tutto, pensiamo a lungo termine. E qui c'è la lezione che possiamo portarci dietro già adesso, perché è la stessa tentazione che abbiamo noi quando arriva un po' di soldi in più, un bonus, un'eredità, un guadagno extra. La prima cosa che ci viene in mente è spenderli. Me lo merito, finalmente mi tolgo uno sfizio. Ma se vogliamo costruire qualcosa che dura, dobbiamo fermarci, respirare e chiederci: come posso far sì che questi soldi non siano solo per oggi, ma anche per domani? La Norvegia, davanti al petrolio, ha fatto proprio questo. Ha trasformato un rischio in opportunità. E questa è già la prima lezione che ci regala. Capitolo 3. La nascita del Fondo Sovrano Norvegese. Negli anni 90 succede la svolta. La Norvegia prende una decisione che, col senno di poi, sembra geniale, ma all'epoca era quasi rivoluzionaria.
decidono di creare un fondo nazionale. Non un fondo qualunque, ma un fondo sovrano, il Government Pension Fund Global. E qui c'è già una cosa interessante. Potevano chiamarlo fondo petrolifero. Suonava bene, no? Oro nero, ricchezza, potere. Invece lo chiamano fondo pensione. Perché? Perché volevano che fosse chiaro a tutti che quei soldi non erano per oggi. Erano per domani. Erano per le generazioni future. Il concetto è semplice, ma potentissimo. Non spendere subito quello che entra. Metterlo da parte, investirlo, farlo crescere. E usarne solo una piccola parte, con regole chiare. E pensa alla differenza. Altri paesi con il petrolio hanno costruito palazzi enormi, città nel deserto, spese folli. La Norvegia ha costruito un conto in banca, un conto gigantesco che oggi è diventato il più grande del mondo. E questo, se ci pensi, è esattamente quello che ci serve anche a livello personale. Perché non importa quanto guadagni, conta quanto sei disposto a trattenere, a investire, a costruire. Conta se hai la disciplina di dire: questi soldi non sono tutti per me oggi, sono anche per il mio futuro. Io lo chiamo il momento del bivio. Ogni volta che entra un euro in più, sei davanti a un bivio. Lo consumi o lo trasformi. La Norvegia ha scelto di trasformare e così ha cambiato il suo destino. Capitolo 4. Come funziona il fondo? Qui entriamo nel cuore della storia. Perché non basta dire abbiamo fatto un fondo. La domanda vera è: come lo gestisci? La Norvegia ha scelto la strada più difficile, regole severe, trasparenza totale, disciplina costante. E la cosa incredibile è che ci sono riusciti. Non era scontato. Il fondo è gestito dalla Banca Centrale norvegese, ma non può fare quello che vuole. Ci sono paletti, ci sono limiti, ci sono regole scritte nero su bianco. La più famosa, la regola del 3%. In pratica lo Stato può spendere ogni anno solo una piccola parte dei rendimenti, non del capitale. Così il fondo rimane intatto e continua a crescere. È un po' come dire: vivi degli interessi, non toccare il salvadanaio. Poi c'è la diversificazione. Il fondo non investe solo in Norvegia, anzi, investe in tutto il mondo, azioni, obbligazioni, immobili. Oggi possiede quasi l'1,5% di tutte le azioni globali. Pensa che quando compri un iPhone, una scarpa Nike o entri in un centro commerciale, è probabile che da qualche parte la Norvegia sia azionista. E c'è un'altra cosa pazzesca: la trasparenza. Ogni singolo investimento è pubblico. Chiunque può andare online e vedere in cosa è investito il fondo. Niente segreti, niente misteri. E questo crea fiducia, perché la gente sa che non c'è un politico che gioca a fare il banchiere con i soldi pubblici. La lezione, anche qui, è semplice ma dura. Non è quanto guadagni che fa la differenza. È come gestisci quello che hai, con regole, con limiti, con trasparenza. E ti dico una cosa personale. Quando ho iniziato a gestire i miei soldi, mi sentivo sempre libero di fare come mi pareva. Poi mi sono accorto che quella libertà era il mio peggior nemico. Spendevo, investivo, cambiavo idea, senza un metodo. E ogni mese mi ritrovavo a ricominciare da capo, finché non mi sono dato delle regole. E lì tutto è cambiato. La Norvegia ha fatto lo stesso. Non ha lasciato spazio all'improvvisazione. Ha scelto la disciplina. E la disciplina, alla lunga, batte sempre l'istinto. Capitolo 5. Cosa rende unico questo fondo? Sai qual è la cosa che colpisce davvero del fondo norvegese?
Non è solo la grandezza, anche se, parliamoci chiaro, i numeri fanno paura. Parliamo di oltre 1.400 miliardi di dollari. Una cifra che non riesci nemmeno a immaginare. È come se avessero preso tutte le banconote del mondo e le avessero impilate in un unico posto. Ma non è questo il punto. Il punto è come lo hanno costruito e come lo gestiscono. Primo, dimensioni globali. Il fondo possiede quasi l'1,5% di tutte le azioni del pianeta. Vuol dire che in un certo senso, quando vai al supermercato, quando compri un caffè da Starbucks o un prodotto Apple, stai indirettamente alimentando anche la ricchezza della Norvegia. È come se la Norvegia avesse deciso: non ci chiudiamo in casa, diventiamo azionisti del mondo. Secondo, la trasparenza estrema. Ogni investimento è pubblico, nero su bianco. Tu oggi puoi aprire il sito del fondo e vedere se hanno investito in Microsoft, in un palazzo a New York o in una compagnia asiatica. Non c'è trucco, non c'è magia. Ed è pazzesco pensare che uno Stato si sia messo nelle mani dei cittadini con un livello di chiarezza così alto. Terzo, il codice etico. Il fondo non investe in tutto. Ci sono aziende escluse per motivi etici: armi, tabacco, sfruttamento, danni ambientali. In pratica non si tratta solo di fare soldi, ma di farli in un modo coerente con i valori del paese. E questo è un insegnamento enorme. Non tutto ciò che fa guadagnare vale la pena di essere inseguito. E ti confesso una cosa: quando l'ho scoperto la prima volta, sono rimasto colpito, perché pensavo, alla fine i soldi sono soldi. Conta solo il rendimento. Invece la Norvegia ci ricorda che i soldi sono anche un messaggio, sono una scelta. Ogni euro che investi dice chi sei e cosa vuoi sostenere. E qui la lezione per noi diventa chiara. Non basta avere un gruzzolo, non basta neanche investirlo. Conta il come, conta la coerenza. Perché la ricchezza, se non ha un senso, rischia di diventare vuota. La Norvegia ha reso il suo fondo unico, non solo per la grandezza, ma per i principi. E quei principi sono la vera ricchezza. Capitolo 6. Lezioni per i paesi. Il Fondo Sovrano Norvegese non è solo un grande portafoglio. È un manuale vivente di come uno Stato dovrebbe gestire le proprie ricchezze. E le lezioni che lascia agli altri paesi sono potentissime. La prima è la disciplina politica. In tanti posti del mondo, quando arrivano soldi facili, succede sempre la stessa storia. Il governo li usa per comprare voti. Bonus, stipendi pompati, grandi opere faraoniche. Tutto per il consenso immediato. La Norvegia no. Ha messo un muro tra politica e fondo. Ha detto: questi soldi non sono un bancomat elettorale. E questa è già una rivoluzione. La seconda è la visione di lungo periodo. Pensare non solo a oggi, ma ai prossimi 50-100 anni. E qui c'è un contrasto enorme. Perché la politica vive di cicli corti, elezioni ogni 4-5 anni. La Norvegia invece ha detto: noi costruiamo per i nostri nipoti. Capisci la differenza? Non per il prossimo mandato, per i prossimi secoli. La terza lezione è evitare la dipendenza. Il petrolio è stato la base, ma il fondo è diversificato in tutto il mondo. Perché sapevano che se avessero legato tutta la loro ricchezza a una sola risorsa, il rischio era troppo alto. E questa è una scelta coraggiosa, rinunciare a una parte di guadagni immediati per proteggere il futuro. E qui arriva la parte provocatoria. Quante volte vediamo paesi strapieni di risorse, eppure con popolazioni povere,
infrastrutture crollate, corruzione ovunque. E quante volte vediamo paesi senza risorse naturali, che però crescono perché hanno fatto scelte giuste. La Norvegia dimostra che non conta cosa hai sotto i piedi, ma cosa hai in testa. Non conta la fortuna di nascere su un giacimento, conta la visione di cosa farne. E allora la lezione per i paesi è chiara. La ricchezza non è possedere, la ricchezza è saper gestire. E questa è una frase che vale per gli stati, ma, come vedremo, vale ancora di più per noi come individui. Capitolo 7. Lezioni per noi come individui. Fin qui abbiamo parlato di un paese, di politica, di regole, di miliardi. Ma alla fine la vera domanda è: cosa c'entra con noi? Cosa possiamo portarci a casa da questa storia? Io credo tanto, perché il Fondo Sovrano Norvegese non è solo un modello economico, è una metafora perfetta per la vita di ognuno di noi. La prima lezione è la regola del 3%. La Norvegia vive dei rendimenti senza intaccare il capitale. Ecco, questo è un principio che possiamo applicare al nostro fondo personale. Vuol dire non bruciare tutto quello che guadagni, ma costruire una base che ti permetta un giorno di vivere solo degli interessi. Vuol dire creare stabilità, non dipendere dallo stipendio mese per mese. E non serve essere miliardari per iniziare. Basta poco, basta iniziare. La seconda lezione è la diversificazione. La Norvegia non ha messo tutte le uova nello stesso paniere. Non ha detto: abbiamo il petrolio, puntiamo tutto lì. Ha investito nel mondo. E noi? Quante volte mettiamo tutta la nostra vita su una sola entrata, un solo lavoro, una sola fonte? La diversificazione non è solo finanza, è anche vita. È creare più possibilità, più stabilità, più libertà. La terza è la disciplina, perché non basta avere un piano. Bisogna rispettarlo anche quando sarebbe più comodo fare altro. La Norvegia avrebbe potuto dire: spendiamo di più, tanto i soldi ci sono. Non l'ha fatto. E anche noi, quante volte, davanti a un extra, ci diciamo: ma sì, me lo merito, lo spendo. La disciplina è dura, ma la disciplina costruisce. E infine la trasparenza. Il fondo è pubblico. Chiunque può vedere dove sono messi i soldi. E allora chiediamoci: siamo trasparenti con noi stessi? Sappiamo davvero dove finiscono i nostri soldi? O facciamo finta di non vedere finché non arriva la bolletta? Io me lo sono chiesto tante volte e ti dico la verità: per anni non sapevo davvero dove andavano i miei soldi. Ero convinto di avere poco. Poi, quando ho messo tutto nero su bianco, mi sono accorto che non era questione di guadagno. Era questione di gestione. La stessa cosa che la Norvegia ha capito con il petrolio. E allora la lezione è chiara. Se vuoi costruire un futuro, non devi aspettare di diventare ricco. Devi iniziare a comportarti da ricco adesso, con regole, con disciplina, con visione. Capitolo 8. Il legame con la filosofia, old money e il pensiero generazionale. Qui entriamo in un territorio che a me affascina tantissimo, perché quando guardo al Fondo Sovrano Norvegese, io non vedo solo un progetto finanziario. Io ci vedo mentalità old money. Cosa fa l'old money? Non pensa a oggi. Non pensa al prossimo weekend o al prossimo anno. Pensa in secoli. Pensa in generazioni. Un patrimonio non lo costruisci per godertelo tutto tu. Lo costruisci per custodirlo, per trasmetterlo, per farlo crescere oltre la tua vita. E il fondo norvegese è esattamente questo. È un atto di responsabilità verso chi verrà dopo. Un paese che ha scelto di dire: questa ricchezza non è nostra,
è dei nostri figli e dei figli dei nostri figli. E se ci pensi, è una frase che cambia tutto, perché noi spesso ragioniamo solo in termini personali. Il mio stipendio, i miei risparmi, la mia pensione. Ma che succede se inizi a chiederti: sto costruendo qualcosa che sopravviverà a me? La verità è che vivere così cambia il modo in cui spendi, il modo in cui investi, il modo in cui ti muovi nel mondo. Non consumi più per riempire un vuoto, costruisci per lasciare una traccia. E ti dico una cosa che mi ha colpito quando l'ho capita. Ogni euro che risparmi, ogni investimento che fai, non è solo un gesto per te. È un seme che pianti in un terreno che forse sarà qualcun altro a raccogliere. E non c'è niente di più potente di sapere che il tuo denaro lavora anche quando tu non ci sei più. Questo è il pensiero generazionale ed è quello che distingue chi costruisce dal nulla da chi si limita a consumare. La Norvegia ci insegna proprio questo. La vera ricchezza non è solo accumulare, è saper pensare oltre te stesso e avere la lucidità di dire: io sono solo un custode. E se vuoi una frase che riassuma tutto: i soldi finiscono, le scelte restano, e se le tue scelte sono generazionali, la tua ricchezza diventa eterna. Capitolo 9. Critiche e sfide del fondo. Non esiste modello perfetto, neanche il fondo sovrano norvegese. E infatti, col passare del tempo sono arrivate anche le critiche. La prima riguarda la dipendenza dai mercati globali. Perché sì, il fondo è enorme, è diversificato, ma alla fine rimane legato alle borse mondiali. Se i mercati scendono, scende anche lui. E questo significa che la Norvegia, per quanto protetta, non è immune alle crisi finanziarie. In pratica, hanno scambiato il rischio del petrolio con il rischio dei mercati. La seconda critica è politica. Spendere di più oggi o proteggere domani. Ogni tanto in Norvegia si accende il dibattito. Perché non usiamo una fetta più grande del fondo per aumentare pensioni, welfare, stipendi? Ed è una tentazione continua, perché è difficile guardare un tesoro da 400 miliardi e dire: no, non lo tocchiamo. La disciplina è sempre sotto attacco. Poi c'è il tema ambientale, un paradosso gigante. Il fondo nasce grazie al petrolio, ma allo stesso tempo la Norvegia è tra i paesi più attenti alla sostenibilità. Quindi, da un lato investono in green, in rinnovabili, dall'altro continuano a estrarre oro nero. È una contraddizione che non tutti accettano. E qualcuno dice: è ipocrisia. Altri rispondono: è transizione, ci vuole tempo. Ma il punto resta. Infine, la sfida più grande, il futuro, perché nessuno sa cosa succederà tra 30 anni. Il petrolio finirà, i mercati cambieranno, nuove crisi arriveranno e la domanda sarà sempre la stessa. La disciplina terrà e qui c'è la lezione che vale anche per noi. Non basta creare un sistema, devi proteggerlo ogni giorno. Perché la tentazione di mollare, di abbassare la guardia, è continua. La Norvegia ha costruito un modello straordinario, ma il vero test non è quello che ha fatto fino a oggi, è quello che farà domani. E la stessa cosa vale per te, per me, per chiunque gestisca i propri soldi. Non basta iniziare, serve mantenere, perché costruire è difficile, ma mantenere è ancora più difficile. Capitolo 10. Cosa ci insegna in conclusione? E allora, alla fine di tutta questa storia, cosa ci insegna davvero il fondo sovrano norvegese? Io direi 3 cose, semplici ma enormi. La prima, il vero potere non è avere risorse. Il vero potere è saperle gestire.
perché di paesi ricchi di petrolio ce ne sono tanti, ma di paesi che hanno trasformato quel petrolio in un futuro solido, pochissimi. La differenza non è la fortuna, è la disciplina. La seconda, la disciplina vince sempre sull'avidità. Spendere tutto subito dà una scarica di piacere immediato. Ma la vera libertà nasce quando impari a dire no, quando decidi che il capitale va protetto e che puoi vivere anche solo dei frutti, senza intaccare le radici. È così che si costruiscono ricchezze che durano. La terza, il tempo è il miglior alleato della ricchezza. Il fondo norvegese non si è costruito in una notte. Sono decenni di accumulo, di investimenti, di pazienza. E questa è la parte più dura da accettare, perché tutti noi vogliamo risultati veloci. Ma la verità è che il denaro cresce con lo stesso ritmo della natura, lento, costante, invisibile. Finché un giorno ti svegli e il seme è diventato albero. E qui torniamo a noi, perché non serve vivere in Norvegia, non serve avere giacimenti di petrolio, non serve partire da miliardi. Quello che serve è cambiare mentalità. Creare il tuo fondo sovrano personale, un conto che non tocchi, che cresce, che protegge non solo te, ma anche chi verrà dopo di te. Io lo vedo così. Il fondo norvegese è un monumento alla pazienza. È la prova che la ricchezza non si misura in quanto spendi, ma in quanto lasci. E allora la domanda che ti faccio è semplice. Vuoi essere quello che consuma tutto oggi o quello che costruisce qualcosa che resterà anche domani? Perché, in fondo, la differenza tra vivere alla giornata e vivere da ricco è tutta lì.